Bernardo Provenzano nacque il 31 gennaio 1933 a Corleone, un piccolo paese in provincia di Palermo. Provenzano venne da una famiglia modesta e fin da giovane iniziò a frequentare ambienti criminali. La sua ascesa all'interno della mafia fu rapida. Negli anni 50 si unì al gruppo di Luciano Liggio, un altro noto mafioso di Corleone. In questo periodo Provenzano partecipò alla sanguinosa faida contro la famiglia Navarra, un conflitto che segnò l'ascesa dei corleonesi nel panorama mafioso siciliano. Dopo l'arresto di Liggio nel 1974, Provenzano e Salvatore Totò Riina presero il comando dei corleonesi. Insieme scatenarono una violenta guerra di mafia contro le famiglie rivali di Palermo negli anni Ottanta, un periodo noto come la Seconda guerra di mafia. Questo conflitto culminò con l'eliminazione di molti capi storici della mafia palermitana, come Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. La strategia dei corleonesi era brutale e senza scrupoli. Provenzano, sebbene fosse meno noto al grande pubblico rispetto a Riina, giocò un ruolo chiave in questa escalation di violenza. La sua abilità nel mantenere un basso profilo e nel gestire con discrezione le operazioni mafiose fu fondamentale per il successo dei corleonesi. Dopo l'arresto di Totò Riina nel 1993, Provenzano divenne il capo indiscusso di Cosa Nostra. Tuttavia, a differenza del suo predecessore, Provenzano adottò una strategia più discreta, cercando di mantenere un profilo basso per evitare l'attenzione delle forze dell'ordine. Il sistema dei pizzini era semplice ma geniale. Consentiva a Provenzano di mantenere un controllo stretto sull'organizzazione senza mai esporsi direttamente. Era un maestro nell'arte della discrezione. Durante la sua latitanza, Provenzano riuscì a eludere le forze dell'ordine grazie a una rete di complicità e fedeltà che lo proteggeva. Si nascondeva in zone rurali, spesso vicino a Corleone, e cambiava frequentemente rifugio per evitare di essere rintracciato. Tra i crimini più brutali nella storia criminale di Bernardo Provenzano si annoverano la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. L'attentato a Giovanni Falcone, noto anche come la strage di Capaci, avvenne il 23 maggio 1992 e segnò uno dei momenti più tragici nella lotta contro la mafia in Italia. Giovanni Falcone, magistrato impegnato nella lotta a Cosa Nostra, viaggiava con sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, sull'autostrada A29 nei pressi di Capaci, a pochi chilometri da Palermo. La mafia aveva preparato l'attentato con estrema cura e precisione. Circa 500 kg di tritolo furono collocati sotto un tratto dell'autostrada. Quando il convoglio di Falcone passò, la carica esplosiva fu detonata a distanza, causando una devastante esplosione che distrusse una sezione dell'autostrada e lanciò le auto fuori strada. L'attentato uccise Falcone, sua moglie e i 3 agenti della scorta. La strage di Via D'Amelio avvenne il 19 luglio 1992 a Palermo e fu un attentato mafioso che portò all'uccisione del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina.
L'attentato si verificò solo 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone, amico e collega di Borsellino. Quel giorno Paolo Borsellino si recò in via D'Amelio per far visita a sua madre. Una Fiat 126, parcheggiata vicino all'ingresso dell'abitazione e imbottita con circa 100 kg di tritolo, esplose al passaggio di Borsellino e della sua scorta, causando una devastante esplosione che uccise sul colpo il magistrato e gli agenti. La lunga latitanza di Provenzano terminò l'11 aprile 2006, quando fu catturato dalla polizia italiana in una masseria nei pressi di Corleone. L'operazione denominata Grande Aracri fu il risultato di anni di indagini e sorveglianza. La cattura di Provenzano fu un momento storico. Era uno dei latitanti più ricercati al mondo e la sua cattura rappresentò un enorme successo per le forze dell'ordine italiane. Dopo la cattura, Provenzano fu trasferito in un carcere di massima sicurezza. La sua salute continuò a peggiorare e trascorse gran parte della sua detenzione in ospedale. Nonostante le sue condizioni, rimase un simbolo potente di Cosa Nostra fino alla sua morte. Bernardo Provenzano morì il 13 luglio 2016 a 83 anni in un ospedale penitenziario a Milano. La sua morte segnò la fine di un'epoca per Cosa Nostra, ma il suo mito continua a vivere, simbolo di un potere oscuro e di una Sicilia che ha pagato un caro prezzo per liberarsi dalla morsa della mafia. Provenzano rappresenta una figura complessa e affascinante. La sua capacità di restare nell'ombra, il suo controllo sulla mafia siciliana e il suo ruolo nella storia criminale dell'Italia lo rendono uno dei boss mafiosi più studiati e discussi. L'eredità di Bernardo Provenzano è controversa. Da un lato è ricordato come uno dei boss più potenti e spietati della storia di Cosa Nostra. Dall'altro, la sua cattura e la successiva cooperazione di molti suoi sottoposti hanno segnato un punto di svolta nella lotta contro la mafia. La sua storia ci insegna molto sull'evoluzione della mafia siciliana, dalle faide interne alle strategie di infiltrazione nelle istituzioni. Oggi Cosa Nostra è ancora una realtà, ma la cattura di Provenzano ha dimostrato che la giustizia può prevalere anche contro i criminali più sfuggenti. Grazie per aver seguito questo episodio di Cronache di Cosa Nostra. Se volete conoscere altre storie sui boss mafiosi e sulla storia della mafia italiana, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video.